Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi testeremo e vedremo questi due articoli che la ditta One Wind mi ha mandato per provarli e per testarli. Uno dovrebbe essere una maca e uno dovrebbe essere la sua relativa zanzariera. Io ancora non l'ho aperti, non so bene neanche cosa c'è al suo interno perché l'apriremo insieme. Partiamo da questa Amaca, dovrebbe essere una Amaca ultralight, vediamo un po' cosa c'è dentro il sacchetto. Qua c'è un piccolo manuale di istruzioni che fa sempre comodo su come montare la maca. Le due cinghie per tensionarla mi sembrano anche molto ben realizzate. Questa è una sacca di trasporto che si apre da entrambi i lati. Io direi di provare direttamente a montarla e vedere un po' come si comporta. Mi sembra molto leggera. Al primo impatto mi sembra ben realizzata, anche i moschettoni sono marchiati One Wind. E a video vi faccio passare le caratteristiche sia della Amaca sia della zanzariera. E adesso andiamo a montarla laggiù e vediamo un po' come si comporta. Prima cosa da fare è passare intorno all'albero la corda di tensionamento o fettuccia, come la volete chiamare. Sul loro sito è presente anche un video dove fa vedere come poter montare la tenda. Passate intorno all'albero la vostra fettuccia, all'interno dell'occhiello ripassate la corda e tirate. Per questioni di comodità la maca è inserita in questa sacca con la doppia apertura proprio perché si può montare senza dover tirarla fuori dalla sua sacca. Sporgerà la fibbia da una parte e dall'altra l'altra fibbia e quindi potete passare direttamente un capo nella fibbia. Poi c'è il blocco, questo blocco qua, e ripassate qua dentro. Solita cosa per l'altro lato. La cosa da fare ora è quella di aprire il laccio che blocca, diciamo, la vostra maca e tirarla fino all'altro capo e tensionarla con la seconda corda che abbiamo messo. Sulle corde di ancoraggio o fettuccine, come le vogliamo chiamare, sono presenti anche degli occhielli, un sistema di bloccaggio ulteriore della nostra corda per rendere il tutto più pulito e più ordinato. Questa si passa lì dentro 1, 2, 3 volte e il tutto risulta più lineare, ecco. Una volta fissato anche questo laccio, che è molto utile perché a metà c'è questa piccola sacca dove voi potete tenere cellulari e roba varia, accessori, e in più c'è anche questo piccolo gancetto che vi può essere utile per appendere una torcia o un qualsiasi altro oggetto che vi serve per illuminare un po' la zona. Altra cosa molto interessante è che per tensionare questo cavo praticamente c'è un sistema di un laccio dentro un altro laccio. Non so se riuscite a vederlo, ma qui è possibile tensionarlo così. È possibile tirare, così scorre, o tirare da quest'altra parte e si allenta. Tutto molto semplice, vedete? E così
mettete in tensione la vostra amaca. Il primo impatto è molto resistente, sembra costruita veramente bene, sia il sistema di ancoraggio agli alberi sia questo piccolo filo per tensionarla mi sembra veramente studiata bene. Montaggio veramente veloce e semplice. E adesso facciamo il test di tenuta. Devo dire che è veramente comoda, fatta bene. In questo momento mi sembra molto resistente, poi vediamo nel tempo quanto durerà, però è ben realizzata, i materiali sono di qualità, diciamo, ecco, anche se leggeri perché è una amaca ultra light. Adesso vediamo di montarci la zanzariera, perché così la notte non potete starci, diciamo, perché sarete attaccati da zanzare, mosche, tutti gli insetti possibili e immaginabili. Nel sacchetto della zanzariera vediamo cosa è contenuto. Penso solo ed esclusivamente la zanzariera. Vediamo. Anche questa confezione molto compatta. Dopo, per curiosità, pesiamo sia questa che l'amaca. Una volta messe a posto, qua ci sono i laccetti elastici che serviranno per tensionarla, e qui la nostra zanzariera. Andiamo subito a montarla. La cosa che vi consiglio di fare è quella di inserire la zanzariera direttamente all'interno del sacchetto, perché è tipo un cilindro da far scorrere su tutta la tenda. Più semplice a farlo che a dirlo. Quindi prima di montare la tenda assicuratevi di aver fatto passare anche la zanzariera all'interno. Non vi preoccupate, perché è un lavoro di un minuto neanche se vi siete scordati di far passare la zanzariera. Una volta inserita la zanzariera all'estremità della vostra amaca, come avete visto è praticamente un cilindro, la fate scorrere, la bloccate prima di tutto da una parte con l'apposito laccio, qui la bloccate e poi la fate scorrere per tutta la lunghezza. Niente di più semplice, ve l'ho detto, è come un cilindro, vedete? Scorre perfettamente senza intoppi. Io lo fa addirittura con una mano sola. Arrivate a questo punto, tirate anche qua il laccio e chiudete, e la vostra zanzariera è pronta. La cosa interessante e molto bella di questa amaca, di questo kit amaca zanzariera, è che poi non importa toglierla la zanzariera da tutta la struttura una volta messa, ma si richiuderà direttamente nel suo sacchetto. Basta comprimerla qui dentro e una volta chiusa, da una parte uscirà un gancio, da una parte uscirà l'altro gancio e la monterete in 5 minuti, ma 5 minuti veri. E per entrare dentro, qua sotto è aperta e voi entrate qua dentro. Una volta siete dentro, tirate anche qui il laccio, chiudete e le zanzare o altri insetti non entreranno più. Io sinceramente sono rimasto molto sorpreso. Io ho provato anche un'altra amaca di un altro brand molto blasonato, però questa mi sembra più leggera e più funzionale da un certo punto di vista. Il prezzo è giusto, è economico, diciamo, per questo tipo di amaca ultralight. Per richiuderla nella sua sacca, prima di tutto togliete la zanzariera, nulla di più semplice, praticamente scorre da sé sulla maca, vedete? E la riponete lì dentro.
Fatto ciò, potete passare a allentare il primo cavo e sganciare la tenda dall'albero. Una volta sganciata anche dalla seconda corda, qua il sacchetto è bello chiuso e non ci resta altro che comprimere tutta la tenda nella sua sacca, anche alla rinfusa, non importa piegarla per bene, basta che la ritenete qua dentro. Allora, ho riposto sia la zanzariera sia la maca nelle sue sacche, una per ognuna, perché ho trovato un po' di difficoltà a far entrare tutte e due nella solita sacca. Ci si riesce con un po' di pazienza, ma io ho preferito ridividerle e mettere la zanzariera nel suo sacco e la maca nel suo, anche perché magari non mi servono tutte e due contemporaneamente, magari mi serve soltanto la maca in una giornata e la zanzariera ne posso fare anche a meno. Veniamo ai pesi. Per pesarle ho questa bilancia a gancio e pesiamo prima la zanzariera, come si può vedere sui 430-440 grammi. La maca invece è sui 510 grammi e per una maca completa non è tanto mezzo chilo. Le mie conclusioni sono che la velocità di montaggio e smontaggio di questi due articoli, la tenda e la zanzariera, sono estremamente veloci. In 5 minuti si monta il tutto. Materiali, almeno per la maca, ultra light, perché mezzo chilo non è tanto. Come impatto generale mi sembra ben costruita e resistente, sia la maca che la zanzariera. Rifiniture marchiate tutte One Wind, che è la ditta produttrice, quindi penso ci siano dei controlli di qualità. E che dire, io in descrizione vi lascio tutti i link sia della maca sia della zanzariera, maggiori informazioni su di essi, la ditta produttrice. Se il video vi è piaciuto magari lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!